Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist monomi. Se avete un compito sui monomi e avete già visto tutti i video e avete anche risolto correttamente tutti gli esercizi, beh, bravissimi, vi faccio i miei complimenti. Ora siamo pronti per la sfida finale. In questo video facciamo un vero e proprio ripasso, quindi vi farò vedere una carrellata di tutti gli esercizi e alla fine vi ho preparato una scheda di esercizi, quindi è importante che guardate il video dall'inizio alla fine perché in fondo avrete degli esercizi da fare in preparazione del compito. Fate finta che sia una vera e propria simulazione del compito e quindi gli esercizi siano quelli che la prof vi darà il giorno del compito. Come sempre negli esercizi trovate le soluzioni, così potete autovalutarvi e capire com'è andata questa simulazione del compito. Bene, partiamo subito. Allora, il primo esercizio è molto facile, abbiamo un monomio e vediamo un po' di ripassare la teoria. Qual è il grado rispetto alla lettera x? Se avete detto 5, bravissimi. Qual è invece il grado rispetto alla lettera y? Sì, bravi, 6. E invece rispetto alla lettera z? La risposta è 0, perché se la lettera non appare e la prof vi fa un tranello e vi chiede il grado rispetto a quella lettera, a voi basta che rispondete 0. Il grado complessivo invece vale 11 perché dobbiamo sommare gli esponenti, 5 più 6. Bene, passiamo allora al prossimo esercizio. Andiamo a fare l'MCM e l'MCD di questi tre monomi. Allora, prima di tutto sappiamo che dobbiamo riscrivere i coefficienti numerici in fattori primi, perché così ci è più facile andare a calcolare l'MCM e l'MCD. 24, se andiamo a dividere in fattori primi, vediamo che è 8 per 3. Ma 8 è 2 alla terza, quindi lo riscriviamo come 2 alla terza per 3 e la parte letterale l'ho ricopiata. Poi allo stesso modo 8 è 2 alla terza. 16 invece è 2 per 2 per 2 per 2, ovvero 2 alla quarta. Bene, ora che li ho scritti in fattori primi sono felice, andiamo a fare l'MCM. Vi ricordo che la regola è prendere tutto quello che vedo con il massimo esponente. 2, il massimo esponente con cui appare è 4, quindi 2 alla quarta. 3 c'è solo una volta, appare elevato alla 1, quindi lo ricopio. Ora andiamo con la parte letterale. A appare con il massimo esponente 4, B appare con esponente più grande 2 e C è da solo, lo ricopio. Se vogliamo calcolarlo, 2 alla quarta è 16, 16 per 3 48 e quindi questo è il nostro MCM. Passiamo al massimo comune divisore. Quanto vale? Provate a farlo da soli, mettete stop e poi appena siete pronti rimettete play al video e vedete se avete fatto bene. Ok, allora vi ricordo che il massimo comune divisore ha questa regola, devo prendere solo quello che è in comune con il minimo esponente. Quindi 2 è in comune a tutti e tre i monomi, lo devo prendere con l'esponente più piccolo, 2 alla terza. 3 invece non appare dappertutto, quindi niente. A è in comune a tutti e tre, lo prendo col minimo esponente, quindi A alla terza. B è in comune a tutti e tre, esponente più basso 1 e C niente perché appare solo qui. Quindi 2 alla terza è 8 e questo è il nostro MCD. Avevate fatto bene? Passiamo alle espressioni. Quindi ripassiamo la somma algebrica e la moltiplicazione. Facciamo due espressioni. La prima, come sempre, un po' più semplice. E poi alziamo il livello di difficoltà, vi metto alla prova e andiamo a fare un'espressione un pochino più difficile. Quindi, anche qui mettete stop e risolvetela da soli. Allora, vi ricordo che la priorità ce li hanno le parentesi. Quindi, prima di tutto devo risolvere le operazioni qui dentro. Questa è una somma algebrica. I monomi sono simili e quindi li posso sommare. Devo sommare i coefficienti numerici. Meno 1 più 3 fa 2ab. A questo punto le parentesi non servono più e quindi non le riscrivo. Anche qui ho tre monomi simili, li sommo. 3 meno 7 fa meno 4, più 5 fa 1. 1 posso non scriverlo, è sottinteso, e quindi ricopio la parte letterale, A alla seconda. Ora dobbiamo moltiplicare, facciamo sempre tutto in ordine, prima i segni, più per più, sottointeso, quindi non lo sto a scrivere. Coefficienti numerici, 2 per 1, 2. Parte letterale, A per A alla seconda viene A alla terza perché devo sommare gli esponenti. E B lo ricopio. Siete pronti per l'espressione più difficile? Ok, provate a risolvere questa. Vi ricordo che la priorità ce li hanno le parentesi tonde e poi le quadre
e poi tutto il resto. Partiamo da questo primo termine qua. Ho una potenza di potenza. Se avete visto la mia playlist sulle potenze, nel video sulle proprietà delle potenze vi spiegavo quali erano le regole e vi ricordo che quando avete una potenza di potenza si ricopia la base e gli esponenti vanno moltiplicati, quindi qui 0 per 3 fa 0. Questo vuol dire che tutta questa base qui è elevata alla 0, perché abbiamo detto che 0 per 3 fa 0. E voi sapete, se vi ricordate il secondo video di questa playlist, sapete bene che un qualche cosa alla 0 non sto nemmeno a perdere un secondo, non perdo tempo e so che fa 1. Quindi tutta questa roba qui fa 1. Bene, ora questo lo ricopio perché qua ho una potenza e quindi prima devo svolgere i calcoli qua. La tonda la apro, allora andiamo a svolgere i calcoli in ordine così siamo sicuri di non sbagliare. Meno elevato a una potenza dispari rimane meno. 3 alla terza, 3 per 3 per 3, 27. Parte letterale, x alla terza, y alla terza. Anche qui questo monomio lo ricopio perché prima devo svolgere questa potenza. Qui devo elevare tutto alla quarta e quindi x alla quarta, y alla quarta. Ora andiamo avanti, 1 lo ricopio. Dobbiamo moltiplicare questi due monomi, quindi il segno più per meno, meno. Coefficiente numerico, 1 mezzo per 27 fa 27 mezzi. Parte letterale, x alla quarta per x alla terza, 4 più 3, 7. Y per y alla terza, 3 più 1, 4. E z lo ricopio. Quindi questo prodotto qui mi ha dato questo risultato. Ora ho di nuovo un prodotto, segni meno per più, meno. Coefficiente numerico 5 quarti per niente, cioè 1, 5 quarti. Parte letterale, x alla terza per x alla quarta, 3 più 4, 7. Y alla quarta lo ricopio e z pure. Quindi questo prodotto qui mi ha dato questo risultato. A questo punto ho tre monomi, questi due sono simili quindi li posso sommare. Dobbiamo sommare i coefficienti. Qui abbiamo dei coefficienti fratti, quindi devo fare l'MCM. Tra meno 27 mezzi e meno 5 quarti l'MCM è 4. 4 diviso 2 2, meno 27 per 2 fa meno 54. 4 diviso 4 1 e quindi meno 5. Meno 54 meno 5 li devo sommare, viene meno 59 quarti. 1 lo ricopio, meno 59 quarti e ricopio la parte letterale. Questa è la soluzione. Facile, no? Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio anche tantissimo per tutti i messaggi che mi state inviando su Instagram e TikTok. Piano piano risponderò a tutti, intanto grazie ancora, grazie per seguirmi e per la fiducia che mi date. Per me è un grande onore essere la vostra coach in matematica e diffondere in maniera semplice questa materia che nessuno ama. Ma in realtà, se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.